faccio un mangiarino come al solito al bacio, faccio una ricetta ebraica antica che non è conosciuta da molti, io l'ho ritrovata sul libro di un mio amico, mi è subito piaciuta, si chiamano carciofi ripieni, a differenza del carciofo ritto è una ricetta un po' più elaborata, un piatto molto ricco di sostanza, vi farò vedere. Andiamo subito a vedere gli ingredienti di questo cibo delizioso. Gli ingredienti per diciamo 8 persone sono battretti di macinato, un par d'ova, circa 50 grammi di parmigiano, un po' di farina per friggere poi i nostri carciofi, circa mezzo chilo di pomodoro e i nostri carciofi. Ora di questo periodo qui è buono, andate al mercato, c'è un sacco di persone, c'è il mio amico Davide cui saluto perché li voglio tanto bene, è uno piccinino, è 1,95 m, non lo vedete, è un bravo ragazzo, ma mi ha detto che questi sono buoni, se non sono buoni lo vado a cercare, anche se è grosso ci faccio i tufantini io. Poi c'è un po' uno spicchiettino d'aglio, un po' di cipolla, l'olio per friggere e l'olio di verlo buono per cucinare il pomodoro. Sale quanto basta e iniziamo subito questa preparazione che mi ci vorrà un po' di tempo, speriamo che vengano bene perché è la prima volta anche questa qui, ma io mi tiro sulle maniche e ve lo farò vedere. Allora, iniziamo subito, facile, facciamo il pomodoro come al solito, prendiamo un pochino di cipolla, facciamo a fettine, 2 picchiettini d'aglio, ne levate come al solito la limella, fate un tritino leggero, cioè nel senso non troppo fine, tanto si fa tutto, non vi preoccupate. Andiamo a mettere circa 4-5 cucchiai d'olio, aspettiamo che scaldi bene e ci mettiamo il nostro soffrittino. Quando vedete che inizia a cambiare colore sia l'aglio che inizia a biondire come la cipolla, andremo ad aggiungere i nostri pelati. Ci mettete un filino d'acqua come al solito per pulire anche il barattolo. Prima saleremo un pochino che aiuti la cottura anche del pomodoro, spaccheremo un po' pelati, aspetteremo che inizi a bollire. Il sugo deve praticamente farsi come avete già visto un miliardo di volte, eccolo qui. Andremo a tappare il tutto, se sentite che bolle troppo lo andremo a abbassare. Allora, c'è da fare il carciofo ora, ossia il ripieno, che useremo i nostri 400 grammi di macinato, le nostre 2 uova, mettiamo il parmigiano, un pizzico di sale, un pizzico di pepe, anche se l'avevo detto negli ingredienti, ma ci andava, ogni tanto bimbi di una certa età, come all'altro vado a prendere il posto al pascolo, non vi preoccupate. E impastiamo il tutto. Questa sarà la farcitura, diciamo, dei nostri carciofi. Se vedete che è un po' troppo liquidino, ci aggiungete un po' di farina, che l'impasto così sia bello amalgamato e il gioco è fatto. Il carciofo deve essere pulito, gli levate il gambo, gli levate tutto, diciamo, gli lasciate qualche foglia esteriore che serva per la cottura perché non si rompa, diciamo, il carciofo. Siccome i gambi erano belli e non li volevo buttare via, io l'ho un attimo puliti e ho levato la fibra esterna, quella più dura, diciamo, fate così. Dopo aver fatto questa operazione qui andremo a tagliarle a pezzettini, anche così è bellino, fate come dei bastoncini, che andremo poi a mettere dentro il sugo del pomodoro per dargli un po' di sapore in più, per creare cibo che andreste a buttare via e che non va bene, perché con la miseria che c'è di questi periodi non si butta via nulla. E lo andiamo a mettere dentro il sugo di pomodoro che sta cucinando, che renderà ancora più buono e pronto per poi metterci i nostri carciofis. Il prossimo passo da fare per questa ricetta sarà farcire i nostri riempilli, scusate, farcire mi sembra troppo chiffon. Con quell'impasto dovremo levare le prime foglie, lasciarne qualche dura un po' più dura e incidere il carciofo in 4 parti, se è bello grosso come questo qui. Non arrivate fino in fondo, ma vi dovete fermare prima, alla base, diciamo. Aprite un po' il carciofo, se vedete che c'è un po' di peli per questo qui, cercate di levarceli aiutandovi con il coltello,
controllate che non ci siano spine perché vi fate male alla bocchina, poi venite a cercarmi, ma tanto vi do 1000. Poi prenderemo il nostro impastino e lo riempite, cioè allargate un po' il carciofo, lo riempite bene a tappo e poi lo mettete in un contenitore con un po' di farina che poi andremo a infarinare tutto per friggerlo. E fate così per tutti gli 8 carciofi, ci vediamo dopo quando ho finito. Abbiamo farinato i nostri carciofi, abbiamo messo l'olio per la frittura di semi, mi raccomando, non di semi vari ma di semi d'arachidi a scaldare. Secondo me è pronto, sì è pronto. Vado ad adagiare i miei carciofi che dovranno friggere da una parte e dall'altra. Batteteli un pochino per levarmi la farina in più. Mi raccomando, state attenti che all'olio se soffrigge troppo abbassarlo un pochino. Dovranno cuocere circa 5 minuti da una parte e 5 minuti da quell'altra. State attenti che non si brucino e ci vediamo dopo. Come vedete i nostri carciofi hanno dorato, come vedete hanno cambiato bene il colore. Allora vado a scolare, vado a spengere l'olio, se no mi si bruciano tutti. Poi lo vedi Andrea, mi viene le bolle. Li mettete a asciugare su un vassoio con un po' di carta assorbente. Come? Assorbente. Prima di bruciarmi con l'olio andrò a usare una delle mitiche manine del bocca. Abbiamo spento naturalmente il nostro pomodoro perché guardate che bellezza. Andiamo a rimetterlo sul fuoco, gli facciamo prendere bene il bollore. Siccome quel briao del mio cameraman si è scordato di accendere la telecamera mentre ce le infilavo, che è meglio infilarli che toglierli di solito, sono già infilati. Li ho messi dentro il pomodoro caldo, ora l'ho già fatti cuocere 5-6 minuti da una parte, allora le vado a rigirare, che abbiano preso il sapore da una parte, ora mi fa prendere il sapore anche da quell'altra, no? Vedo il pomodoro si è abbastanza ritirato, allora vado ad aggiungere un po' d'acqua per far finire lo stufamento del carciofo e vado a tappare. Fatto cuocere 10-5 minuti da una parte e altri 10 minuti da quell'altra, sempre a fuoco basso, che incorpori tutto il sapore sia il carciofo che il pomodoro, che si amalgamino bene. Prima avevo detto un quarto d'ora di cottura, ma secondo me da quello che ho visto e da quello che ho sentito ce l'ho messo anche 25 mezz'ora. L'ho rigirato 2 o 3 volte, l'ho fatti bene incorporare, come vedete, guardate che bel lavorino che ho fatto, sembro quasi bravo. E cosa c'è da fare? Ora basta, è finito. Assaggerei un attimino il sughettino che è un po' sciocchino, allora ce ne vado a mettere un gocciolino in più di sale, una spruzzatina così. E ora c'è solo da farmi fare un po' così per farlo amalgamare bene, da metterlo in tavola e servirlo ai vostri commensali. Si prende un carciofino, si mette in questo bel piattino, tanto noi siamo sempre giovani dentro, si mette un po' di sughettino. Se volete ci potete aggiungere una decorazione un po' così verdognola per dargli un po' di foglia di chiffon. E ecco qua un piattino sicuramente di una bontà eccezionale. Alla prossima, un bacio a tutti. Alla nostra!